Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica e la cancellazione delle voci per i nostri menu. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, definiamo la pagina per la gestione delle pagine della parte pubblica del nostro sito. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione frontend e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo gestione pagine, id alfanumerico gestione pagine, descrizione pagina dedicata alla gestione delle pagine della parte pubblica del sito, nome file contenuto principale gestione pagine.php, creiamo il file call form per l'inserimento di dati, per il momento tabella dati non ne inseriamo, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 4 e salviamo. Ora modifichiamo il redirect a se stesso. Quindi ci spostiamo in frontend, gestione pagine e qua vediamo di strutturare il form per la definizione delle nostre pagine. La tabella per quanto riguarda la gestione delle pagine l'abbiamo già creata, quindi ci loghiamo all'interno del nostro database, selezioniamo il database, pagine pubblica, e quindi vediamo di strutturare il form per la definizione di questi dati. Quindi apriamo il file appena creato. Quindi privata, sezioni, front-end, gestione pagine. Ho inserito di default nel file che crea i nostri form anche l'immagine per il box informazioni, definito la variabile vuota e stampato a video anche la variabile alert. Quindi dicevamo che della nostra pagina dobbiamo innanzitutto specificare il layout di riferimento e quindi qua dovremo mettere un menu a tendina, quindi come primo campo selezioniamo il layout, quindi layout pagina che lo vogliamo obbligatorio e qua metteremo una select, quindi select name layout e dal nostro database selezioniamo tutti i file CSS che abbiamo creato e quindi cell layout sarà uguale a select stellina from layout, eseguiamo la query e gli diciamo while raw layout è uguale a MySQL fetch array di res layout, ci stampiamo le opzioni per la nostra select e quindi option value e qua ci va l'id layout, quindi echo raw layout al campo id layout e come valore ci stampiamo il nome del file, quindi echo raw layout dovrebbe essere campo file CSS. Perfetto.
quindi file CSS. Come valore di default, quindi come option value 0, gli scriviamo selezionare un file CSS per il layout. Il box informazioni non ci serve, però prima di cancellarlo lo copiamo per la definizione di un nuovo rigo. Quindi id descrizione non ci serve e neanche la nostra immagine con la descrizione. Poi definiamo quindi un nuovo rigo per quanto riguarda il titolo, e quindi qua sarà titolo pagina, campo obbligatorio, quali possiamo scrivere id titolo, e al posto della select ci mettiamo una input type text name titolo, value ci stampiamo echo $titolo, quindi il recupero in caso di errore, e per finire gli diciamo size 70 e chiudiamo il nostro tag. Nel nostro box informazioni, quindi all'on mouse over, gli passiamo la nostra descrizione del titolo, quindi desc titolo, e l'id della cella dove inserire il box, e la nostra descrizione, quindi desc titolo, sarà uguale il titolo della pagina verrà quindi and a acute utilizzato anche per il nome della scheda browser e quindi per il tag title del nostro file index.php. Poi inseriamo un nuovo rigo per quanto riguarda l'identificativo, e qua ci andrà id alphanum pagina, quindi id alpha, input type text id alpha, size 70, quindi descrizione id, e qua id alpha, e come descrizione per l'id possiamo dirgli per esempio che l'identificativo della pagina verrà utilizzato per estrarre i dati della nostra pagina senza conoscere il suo id principale. Punto. Poi come ultimo dato dobbiamo specificare una descrizione. Quindi aggiungiamo un nuovo rigo, quindi descrizione, obbligatorio, non mettiamo l'id in quanto non aggiungeremo un box informazioni e quindi neanche la descrizione ci serve, e al posto della input ci inseriamo una text area, name descrizione, calls 61 e row, quindi righe
2 e al suo interno ovviamente stampiamo il recupero in caso di errore. Perfetto, salviamo, premiamo F5, quindi questo sarà il form per la definizione delle nostre pagine. Quindi file CSS ci sta recuperando i dati, il box sta funzionando, però non si toglie il box e non ci sta visualizzando la descrizione. Questo perché la descrizione ovviamente va definita prima della nostra immagine. Quindi qua dobbiamo modificare il file che ci crea i nostri form, che altrimenti poi ogni volta abbiamo lo stesso errore, e in più non ci stiamo rimuovendo il nostro box informazioni, perché la funzione non è remove ma è remove desk. Quindi remove desk, salviamo, premiamo F5, perfetto, ora sì, sta funzionando, questa ancora no, quindi di alfa probabile questo slash ci stia dando problemi, infatti, perfetto. Quindi ci apriamo, visto che ci siamo, il form, il file che crea i nostri form, e lo modifichiamo altrimenti. Quindi crea form inserimento. Quindi la funzione non è remove ma è remove desk, abbiamo detto, e in più la descrizione la deve stampare prima della nostra immagine, quindi va inserita qui. Perfetto, abbiamo corretto anche questo piccolo errore. Quindi dicevamo, ora il nostro form è pronto, quindi definiamo il pulsante per l'inserimento dei nostri dati, quindi ci spostiamo in backend amministrazioni e definiamo l'azione per l'inserimento di una nuova pagina, quindi form nuova pagina, quindi form inserimento nuova pagina pubblica. Ci spostiamo in amministra pulsanti, front-end, e definiamo il pulsante per l'inserimento. Quindi inserisci pagina, pulsante inserimento, nuova pagina per la parte pubblica del sito, azione pulsante form nuova pagina, funzione da richiamare inserisci pagina, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento torniamo a gestione pagine, percorso, posizione, messaggio conferma, non ne abbiamo bisogno. Quindi ci spostiamo in front-end gestione pagine, modifichiamo l'azione in form nuova pagina, inseriamo l'id pagina return, quindi echo $id pagina, salviamo, apriamo il file inserisci pagina, quindi funzioni inserisci pagina, perfetto. Quindi recuperiamo i nostri dati, quindi pagina return, perfetto, poi riceviamo il layout e qui dobbiamo anche selezionare la voce in caso di errore, quindi $layout è uguale a $row layout al campo id layout, allora definiamo una variabile che la chiamiamo cell, che sarà uguale a selected altrimenti la lasciamo vuota, quindi $cell sarà uguale a stringa vuota, e quindi nell'option
ci stampiamo la nostra variabile. Quindi dicevamo, riceviamo il nostro layout, quindi $layout sarà uguale a post layout, poi riceviamo il titolo, e quindi $titolo sarà uguale a $_post titolo, l'id alfa, e per finire la descrizione. Perfetto, quindi effettuiamo i nostri controlli. Per quanto riguarda il titolo e la descrizione aggiungiamo lo slash, quindi add slashes. Effettuiamo i nostri controlli, quindi if layout è uguale a 0, errore, selezionare un file CSS per il layout della pagina, else if titolo è uguale a stringa vuota, errore, specificare un titolo per la nuova pagina, else if id alfa è uguale a stringa vuota, quindi id alfa è uguale a stringa vuota, errore, specificare un identificativo alfa numerico per la nuova pagina, ed else if descrizione è uguale a stringa vuota, errore, specificare una descrizione per la nuova pagina. Salviamo i dati in caso di errore, quindi qua ci andrà layout, titolo, e qua con strip slashes eliminiamo lo slash precedentemente inserito, id alfa, e per finire descrizione. E anche qua togliamo lo slash. Altrimenti insert into pagine pubblica, ai campi fk layout, virgola, titolo, identificativo alfanumerico e descrizione, values, e gli passiamo il layout, il titolo, l'id alfanumerico e la descrizione. E se l'inserimento ovviamente va a buon fine, l'header location sarà
pagina return, quindi gestione pagine. Perfetto. Salviamo, testiamo il recupero dei dati e il controllo degli errori, quindi selezionare un file CSS, perfetto, specificare un titolo, questa pagina la chiamiamo test, specificare un identificativo alfanumerico e per finire inserire una descrizione, pagina test. Perfetto, siamo ritornati in gestione pagine, controlliamo l'inserimento, perfetto, è stato inserito la nuova pagina, quindi ora ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione frontend e modifichiamo la pagina gestione pagine, aggiungendo anche il contenuto secondario, quindi elenco pagine.php, e come vi ho anticipato nella precedente video guida, anche per il file del contenuto secondario ho inserito la possibilità di creare il file, lasciarlo vuoto come inserito nel box informazioni e decidere, oltre a creare il file, se lasciarlo vuoto o inserire il contenuto per la generazione della nostra tabella dati. Quindi creeremo la tabella che ci completerà quindi il nostro file, permettendoci di risparmiare un po' di tempo. Quindi salviamo le modifiche, quindi apriamo il file elenco pagine e come vedete ho definito un file con tutte le sezioni dove c'è la sezione per la selezione dei dati, quindi qua completeremo la query per ricavare i dati per la nostra tabella e quindi in questo caso select stellina from pagine pubblica, ci definisce già di default la nostra cella per l'id e quella per i pulsanti invece è commentata, quindi poi la decommenteremo. Se vi ricordate, ogni volta io apro poi un file con la definizione già di una tabella e mi ricopio per risparmiare un po' di tempo le celle. Quindi in questo caso noi dovremo visualizzare id, quindi qua ci andrà id pagina, poi vogliamo il titolo, quindi new colonna titolo, e qua ci scriviamo titolo pagina, poi l'id alfa, quindi id alfanumerico e qua id identificativo alfanumerico e poi la descrizione, quindi new colonna e qua descrizione pagina, descrizione e qua descrizione. Le opzioni per il momento le settiamo solo per l'id, poi una volta che inseriremo anche la colonna dei pulsanti definiremo tutte le opzioni. L'ordinamento lo inseriamo per l'id, quindi id pagina, e per il titolo qua ci sono le opzioni per quanto riguarda il settaggio dei valori di default, quindi table uguale new tabella, aggiungiamo le colonne, quindi id titolo, id alfa e descrizione, settiamo la nostra query, quindi connessione qua cell dati, table set titolo e qua elenco pagine, l'azione per il momento non la settiamo e poi ci definisce ovviamente la stampa, quindi salviamo, ci spostiamo in frontend gestione pagine, perfetto, è stata inserita la nostra tabella, ci spostiamo in backend, amministra azioni frontend
e definiamo una nuova azione che la chiamiamo elenco pagine pubblica, pulsanti elenco pagine parte pubblica. Definiamo una nuova pagina che la chiamiamo modifica pagina, identificativo modifica pagina pubblica, descrizione pagina dedicata alla modifica della pagina pubblica selezionata, nome file modifica pagina, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario sempre elenco pagine.php, quindi utilizziamo il file che abbiamo definito prima, redirect, visibilità e posizione non ne vogliamo, perfetto. Quindi ci spostiamo in amministra pulsanti front-end e definiamo il pulsante per la modifica, quindi modifica pagina, quindi pulsante modifica pagina parte pubblica selezionata, azione elenco pagine pubblica, funzione da richiamare seleziona pagina, creiamo il file con il redirect, tipologia pulsante con in immagine, pagina per il redirect modifica pagina, percorso immagine icone bedit.png, posizione pulsante 1, messaggio conferma, non ne vogliamo. E visto che ci siamo, definiamo anche il pulsante per la cancellazione, quindi cancella pagina, pulsante cancella pagina parte pubblica selezionata, azione elenco pagine, funzione cancella pagina, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con in immagine, redirect, una volta effettuata la cancellazione torniamo a gestione pagine, percorso immagine icone bdroup.png, posizione 2 e messaggio conferma, sei sicuro di voler cancellare la pagina selezionata e salviamo. Quindi ci spostiamo in front-end gestione pagine, settiamo anche la colonna per i pulsanti, quindi decommentiamo la colonna pulsanti e qua ci andrà id pagina, pulsanti set option, perfetto, definiamo anche le opzioni per le altre celle, quindi 1, 2 e 3, quindi titolo e lo facciamo a 20, poi id alfa lo stesso a 20 e quindi siamo 20, 40, 50, descrizione set opzioni 50, aggiungiamo la colonna per i pulsanti e per finire definiamo l'azione, quindi table set azione e qua ci va elenco pagine pubblica, salviamo, premiamo F5, perfetto, ora modifichiamo il file seleziona pagina, quindi file apri funzioni seleziona pagina, modifichiamo il campo da trasmettere tramite l'URL page, salviamo, premiamo F5, modifichiamo la pagina test e come vedete siamo in modifica pagina page uguale 2. Visto che ci siamo
Evidenziamo il record selezionato e quindi nella nostra tabella decommentiamo anche set evidenzia, gli passiamo page e colore utilizziamo quello di default. Ho scelto una tonalità più chiara e l'ho definita standard, quindi nel file delle nostre classi. Perfetto. Quindi definiamo il form per la modifica dei dati, quindi ci apriamo il file modifica pagina. Da gestione pagine ricopiamo il nostro form. Questo sarà form modifica pagina pubblica. Oltre all'id pagina inoltriamo nella pagina per il salvataggio dei dati anche l'id pagina, che non potrà essere lo stesso della pagina dell'area privata, quindi questo sarà id page, anzi id page, quindi id page. Recuperiamo i nostri dati dal database, quindi se è settato l'alert bene, quindi id page sarà uguale a $_get page, e quindi dicevamo se è settato l'alert bene, altrimenti i dati ce li ricaviamo dal nostro database. Quindi cell page sarà uguale a select stellina from pagine pubblica where id pagina è uguale, e qua ci va $id page. Quindi eseguiamo la nostra query, res page sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell page, ricaviamo i dati, quindi MySQL fetch array res page, e quindi layout sarà uguale a row page al campo fk layout. Titolo sarà uguale a row page al campo titolo. Id alpha sarà uguale a row page identificativo alfanumerico, e descrizione row page di descrizione. Perfetto, salviamo, premiamo F5, ha recuperato tutti i nostri dati, quindi definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi backend amministrazioni front-end nuova azione, quindi form modifica pagina pubblica, quindi form modifica pagina pubblica selezionata. Ci spostiamo in amministra pulsanti front-end e definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi salva modifiche, pulsante salva modifiche apportate alla pagina
pubblica selezionata, azione form modifica pagina, funzione da richiamare salva modifiche pagina, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, una volta effettuato il salvataggio torniamo a gestione pagine, percorso, posizione, messaggio conferma, non ne vogliamo. Quindi ci spostiamo in front-end gestione pagine, modifichiamo la pagina test, perfetto, ci ha aggiunto il nostro pulsante, quindi apriamo il file salva modifiche, dal file inserisci recuperiamo i dati, quindi pagina return, riceviamo anche l'id pagina che stiamo modificando, quindi id page sarà uguale a $_post id page, effettuiamo i nostri controlli, salviamo i dati in caso di errore, e in caso di errore pagina return andrà completato con end page $id page, altrimenti update, quindi update pagine pubblica, set fk layout uguale a $layout, virgola, titolo uguale a titolo, identificativo alfanumerico uguale a id alfa, e descrizione uguale a descrizione, e poi ovviamente gli aggiungiamo where id pagina è uguale a $id page, quindi la pagina che stiamo modificando. Perfetto. Se la nostra modifica va a buon fine, ovviamente qua non ci può andare pagina return, ma dobbiamo selezionare con la nostra funzione il redirect associato al pulsante che è inoltrato alla richiesta. Quindi qua ci andrà connessione, virgola, $_post id pulsante incluso. Salviamo, aggiungiamo un paio di R al nostro titolo, clicchiamo su salva modifiche e come vedete siamo tornati in gestione pagine e alla pagina test è stato modificato il titolo. Ora ripristiniamo il nome originale e vediamo di definire la cancellazione della pagina test. Quindi per prima cosa ci apriamo il file cancella pagina, modifichiamo la nostra query e quindi questo sarà delete, quindi delete from pagine pubblica where id pagina è uguale, e qua ci va $_post id record selezionato. E ovviamente se la query va a buon fine, il redirect come sempre lo ricaviamo dal pulsante che ha inoltrato la richiesta. Perfetto, quindi salviamo, cancelliamo la pagina test, diamo conferma e come vedete siamo tornati in gestione pagine e ha eliminato la pagina test.
Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di definire i contenuti delle nostre pagine, quindi assembleremo tutti i contenuti delle nostre pagine.